Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi proseguiamo con il montaggio dei kit allegati al fascicolo numero 3. In particolare faremo il tutorial dei pezzi allegati relativi alla fase 9. Prima di cominciare, come sempre, però vi ricordo di iscrivervi al canale per tale da venire sempre avvisati, attivando anche la campanella ogni qualvolta uscirà un nuovo video, e di iscrivervi anche al canale di Extra Trek. Extra Trek, come ormai vi ho detto e già sapete in molti, è un sito web relativo al mondo della fantascienza, con particolare riferimento a Star Trek ovviamente, e dove sono presente anch'io con una piccola rubrica dove parliamo appunto di modellismo nella fantascienza. Vi ricordo che le iscrizioni ai canali sono assolutamente gratuite, quindi vi invito a visionarli e ad iscrivervi sia al mio che a quello di Extra Trek, con i quali collaboriamo per questa build, e a visitare anche il sito di extratrek.com, dove sicuramente troverete molte notizie interessanti. Ok? Bene, allora non vi trattengo oltre e andiamo a cominciare. Attivare. Bene ragazzi, allora stage 9, prendiamo le parti, eccolo qua, come vedete lo stage 9. Cosa abbiamo? Abbiamo le finestre, chiaramente sia quelle trasparenti che quelle nere, abbiamo un pannello da usare per l'illuminazione, abbiamo un cavo con i due LED all'estremità, abbiamo due confezioni di viti e un'altra parte del telaio. Adesso ovviamente andiamo ad aprire il tutto e poi procederemo con le fasi di montaggio. Quindi spacchettiamo. Attenzione, se usate il taglierino a non tagliare il filo dei LED quando passate la lama, perché magari in un momento di distrazione, sapete com'è, può capitare. Allora, tiriamo fuori il tutto. Verificate sempre che nelle buste non rimanga nulla, specialmente quando si tratta di pezzettini piccolini. Ecco qua, tiriamo fuori anche l'ennesima parte del telaio. Allora, le viti in questo caso che abbiamo sono le BP e le BM. Bene ragazzi, una volta verificati i pezzi procediamo al montaggio. Bene, la prima cosa che faremo, andremo ad eseguire l'assemblaggio della parte fornita del telaio, quindi di questa qua, e andremo chiaramente ad inserirlo da questo lato. Facciamo combaciare ovviamente la parte esterna del perimetro esterno con quella esterna del telaio che abbiamo già montato, in questo modo. Quindi troveremo sicuramente facilmente dove posizionare il pezzo nuovo, ovvero in corrispondenza di questi buchi qua. Quindi attenzione a verificare qui che sia in linea, ok? E individuate i fori. Una volta individuati, togliamo il pezzo, procediamo a fare le filettature dei punti di raccordo, ok? Come abbiamo fatto in precedenza. Ricordate sempre che stiamo operando sul metallo, quindi prendiamo 4 viti BM, le lubrifichiamo con il lubrificante e andiamo ad eseguire le filettature. Questo prima di accoppiare i pezzi, in maniera tale da avere l'operazione più facile.
eseguite l'operazione di filettatura sempre con la massima attenzione, ragazzi, senza avere fretta, perché è uno dei momenti più critici del montaggio, in quanto se non è fatto correttamente si può spezzare la vite e crearvi un grosso problema. Non che la vite sia impossibile da far spezzare, può capitare anche seguendo le procedure corrette, però diciamo che diventa un po' meno probabile. Come sempre ricordatevi la posizione usata per ciascuna vite in maniera tale da usare la stessa nello stesso foro. In questo modo sarete sicuri che la filettatura sia perfettamente compatibile con la vite. Procedete allo stesso modo su tutte e quattro chiaramente i fori. Ok, una volta fatta la filettatura su tutti e quattro i fori, rimuoviamo anche l'ultima vite e procediamo ad accoppiare le due parti di telaio. Allora, prendiamo la prima vite, ricordo di poggiarle solo, di avvitare parzialmente senza stringerle, ok, in maniera tale da non tirare troppo una vite piuttosto che un'altra. Avvitate sempre a croce, dopo che avete fatto una qui magari fate questa da questo lato, poi fate questa e poi quest'altra. L'ordine non ha importanza, l'importanza è che sia a croce il movimento, ok? Come vedete, una volta fatta la filettatura si può avvitare in maniera abbastanza spedita, perché non ci sono rischi di frattura, no? Perché comunque la strada è già fatta. In questo modo, solo adesso che abbiamo già inserito tutte le viti, andiamo a dare magari una controllata bene al serraggio, sempre senza esagerare, ragazzi, non serve stringerla troppo. Ecco qua, così. Anche perché poi vi ripeto che questo potrebbe andare modificato in base a come livellano poi i pezzi sopra, quindi al momento è superfluo stringere anche in maniera esagerata, oltre che rischioso. Ecco, come vedete spiana perfettamente, non so se chiaramente la telecamera rende bene, ok? Vi ricordo chiaramente che poi mancano ancora dei pezzi che terranno più o meno tirate le parti, quindi un lieve dislivello ci può stare, tipo magari qui vedete che è leggermente più alto in un punto, ma è normale, poi quando si accoppierà con le altre parti si terranno tutto intero, si autolivellerà. Poi se serve ovviamente opereremo anche sulle viti per fare qualche correzione, magari stringeremo di più quella da un punto, sempre procedendo con una certa cautela ovviamente. Ok? Ora mettiamo da parte il telaio, che per il momento non ci serve più, e riprendiamo la paratia esterna dorsale del collo della nave, questa che abbiamo montato nelle fasi precedenti. Ce la posizioniamo davanti, ok? E cominceremo ad inserire le finestre, quindi togliamo dalle sprue, le sprue vi ricordo sono questi telaietti che reggono i pezzi, togliamo dalle sprue tutti i vari pezzettini delle finestre, semplicemente ruotandoli. Fate così, ruotate le dita, con una semplice rotazione il pezzo si sgancia. Questo per chi vuole evitare di usare il cutter, il taglierino. Ok, poi se è necessario potete sempre rifinirlo anche dopo con il cutter, Questo diciamo è il metodo al momento più veloce per diciamo separare le parti.
anche se è il metodo più grossolano se vogliamo. Però comunque tanto, siccome di questi pezzettini quello che sarà visibile è solo la parte esterna che uscirà fuori dai fori delle finestre, quindi eventuali difetti di taglio in questo caso non saranno visibili, quindi non è necessario usare proprio il cutter, va benissimo così. Allora prendiamo in esame la parte da questo lato, ok? Quindi girato così di fronte a voi inizieremo a mettere le finestre da questa parte qua. Bene, seguiremo lo schema chiaramente indicato nel fascicolo. Poi vi ricordo che questa non è scelta, ma nessuno vi vieta di cambiare disposizione alle varie finestre. Potete benissimo invertire quelle diciamo accese con quelle spente, come volete voi, insomma, come più vi piace. Chiaramente è un'operazione che richiede un po' di pazienza, perché ogni tanto potrebbe risaltare fuori tutto. Se non entrano in un verso magari provate anche a girarlo, ovviamente, magari potrebbe essere venuta via male dal telaglietto della sprue e quindi magari potrebbe farvi un pochino di difficoltà, anche se normalmente entrano bene. Ecco qua, disponete in base a come gradite. Io ho usato chiaramente lo schema proposto dal fascicolo, che è quello che dovrebbe essere proprio ripreso dalle scene del telefilm. Appoggiamo delicatamente in maniera da non muovere le finestrelle appena messe e andiamo ad applicare il pannelletto di copertura, questo qui. Vi ricordo di far caso sempre alla feritoia per posizionare il LED, che è rialzata rispetto al resto, ok? Andiamo per prima cosa a posizionare il cavo con i LED in posizione in queste scanalature, quindi recuperate anche il cavetto, questo qua. Vi ricordo, se avete poco spazio tra i cavi è possibile allargarlo ancora un pochino di più tirandolo delicatamente, ok, così. Bene, spostiamo leggermente adesso di lato questo pezzo. Allora andiamo a posizionare il primo LED. Questi purtroppo non si reggono in posizione facilmente su questo pezzo, perlomeno nel caso mio specifico, quindi io in questo caso, per agevolare nel montaggio, vado a mettere, almeno momentaneamente, un pezzo di nastro adesivo trasparente a copertura del LED. Vi faccio presente tanto che la parte poi che manderà diffusa la luce è quella interna, quella che andrà qui dentro all'incavo, vedete? Quindi anche applicando un nastro sopra a tenere fermo il LED non comporterà problemi di passaggio di luce, sia perché il nastro è trasparente, sia perché comunque la luce viene diffusa dalla parte che poggia sul pezzo e non da questa esterna, perlomeno per illuminare le finestre. Allora mettiamo un attimo lì, ecco qua. In questo modo, vedete? L'ho messo con un bel pezzo esterno in maniera tale da tentare poi, una volta posizionato il pezzo, di sfilarlo via, facendo rimanere comunque in posizione il LED. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro LED.
questo ha la sede un pochino più larga, però comunque anche questo tende a scappar via. Evidentemente non hanno preso proprio bene le misure per creare, diciamo, degli incastri. Con un po' di pazienza si fa, ragazzi, Io ripeto, per evitare di mettere colle, che non mi piacciono i modelli nati per essere montati senza. In questo modo, vedete? Adesso così li teniamo in posizione per il tempo necessario a fare il montaggio. Ora giriamo chiaramente il pezzo per poterlo montare, riprendiamo il collo della nave dove abbiamo montato queste finestrelle, gli diamo una controllatina per vedere che siano tutte posizionate e procediamo a mettere il pezzo del diffusore della luce. Questo qua lo mettiamo chiaramente orientando questa linguetta, se vogliamo più lunga, in questa direzione, quindi verso il banco phaser. Bene, una volta messo lo scotch, come ho fatto io per reggerli, ruotate il pezzo in questo modo, piegate di 90 gradi il cavetto posto dalla parte superiore dove c'è la linguetta più lunga, vedete? In questo modo. Questo per facilitare l'assemblaggio rispetto chiaramente alla paratia esterna dello scafo, e andiamo a posizionarlo delicatamente, tenendo presente ovviamente il fatto che non dobbiamo far saltare le finestrelle, quindi prestiamo attenzione, posizioniamo il pezzo delicatamente, ecco qua. Direi di cominciare a posizionare le viti, in questo caso sono le viti BP, quindi lasciamole delicatamente il pezzo e prepariamo le viti BP. Queste sono per la plastica ovviamente, quindi le possiamo mettere senza usare lubrificanti. Prestiamo sempre attenzione a non stringere troppo, altrimenti possiamo comunque far lesionare le parti in plastica. Quindi prendiamo la prima vite, posizioniamo sul cacciavite e andiamo ad avvitare. Ok, facciamo la stessa cosa con una seconda vite, posizioneremo dal lato opposto, quindi da questa parte. Ecco qua, senza avvitare fino in fondo, solo parzialmente. A questo punto verifichiamo prima di procedere che non si siano mosse le, diciamo, finestrelle. Bene, una volta riverificato il corretto posizionamento delle finestrelle, prendiamo la vite e finalmente procediamo ad agganciare il pannello. Come vedete utilizzo sempre un percorso a croce, ho avvitato questa, adesso avviterò questa in basso, sempre per quel famoso discorso di far tirare in maniera piana tutto quanto. Vi ricordo di non stringere troppo sulla plastica, ok? Tanto sono modelli statici, quindi non sono soggetti a vibrazioni che possono far svitare il tutto. Procedo alla terza vite. E in ultimo alla quarta.
ecco qua, il pannelletto è montato. Chiaramente ridate sempre un'occhiata anche dietro per vedere che nessuna finestrella si sia mossa e sia uscita fuori, diciamo, dalla sua sede. Se dovesse essere, purtroppo dovete rismontare il pannello e riposizionarla. Poi a questo punto, usando una pinzetta, potrete tirare via anche lo scotch messo in precedenza. Nel caso però non venga via, poi alla fine potrete anche magari lasciarlo e tagliare via le parti in eccesso con un taglierino. Non fa molta differenza, questo poi lo vedrete voi in base a quanto tempo ci volete perdere. E adesso piano piano, muovendolo, comunque lo sfilerò. Ok? Questa è la fase allo stato attuale di montaggio. Bene ragazzi, con questo abbiamo concluso anche lo stage 9 di questo montaggio. Ecco, vi faccio rivedere il pezzo finale come deve apparire. Abbiamo chiaramente adesso tutti e due i banchi phaser, abbiamo le finestre posizionate in questo punto, il pannello di retroilluminazione anche posizionato con relativi LED. Ok? Bene, per oggi è tutto ragazzi, grazie per la visione, vi do appuntamento al prossimo video che sarà il video conclusivo di questa, diciamo, sessione di montaggio relativa al fascicolo 3. Per il momento grazie a tutti e a fra poco per il prossimo video. Ciao ciao ciao.